Pensate a un pilota da caccia così abile da essere rispettato e temuto persino dai suoi nemici. Un uomo che è diventato uno dei più grandi assi dell'aviazione italiana. Ora, immaginate che quest'uomo non sia caduto in un duello aereo, ma sia stato ucciso a tradimento, a guerra finita, da mani italiane. Questa non è solo la storia di Adriano Visconti, uno dei piloti più decorati e controversi della Seconda Guerra Mondiale. È la storia di un'Italia spaccata, dove l'onore e il tradimento volavano fianco a fianco. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Visconti era il comandante del temuto primo gruppo caccia, Asso di Bastoni, un leader carismatico che i suoi uomini avrebbero seguito ovunque. Le sue imprese erano leggendarie, le sue medaglie testimoniavano un coraggio fuori dal comune e il suo valore è riconosciuto ancora oggi dagli storici dell'aviazione di tutto il mondo. Eppure, in patria, il suo ricordo è stato a lungo sepolto sotto il peso di una scelta difficile e di una fine terribile. La sua guerra non finì con una stretta di mano tra soldati, ma con un colpo di mitra alla schiena nel cortile di una caserma di Milano. Per capire come uno dei più celebri eroi dei cieli d'Italia sia potuto diventare un fantasma della nostra storia, dobbiamo tornare indietro, a quando era solo un ragazzo con un sogno più grande di lui, quello di volare. La storia di Adriano Visconti di Lampugnano inizia lontano dall'Italia, in una terra assolata e carica di promesse, la Libia. Nacque a Tripoli l'11 novembre del 1915, figlio di Galeazzo e Cecilia Dallaglio, esponenti di una famiglia che si era trasferita nella colonia italiana dopo il 1911. Crebbe in un ambiente intriso di patriottismo, dove il legame con la madrepatria era un valore profondo. Fin da ragazzo, però, Adriano non era tipo da tradizioni aristocratiche o da una vita comoda. I suoi occhi erano sempre rivolti al cielo, affascinato da quelle macchine d'acciaio che sfidavano la gravità, un simbolo di modernità, audacia e avventura. Quella passione giovanile non era un capriccio, ma una vera vocazione. E così, a 20 anni, nel 1936, decise che la sua vita sarebbe stata tra le nuvole. Bussò alle porte della prestigiosa Regia Accademia Aeronautica di Caserta, entrando a far parte del corso Rex. L'Accademia era una fucina di talenti, un luogo dove la disciplina ferrea si univa a uno studio tecnico rigoroso. Lì non si formavano solo piloti, ma ufficiali, uomini destinati a guidarne altri. Adriano si distinse subito, non solo per l'abilità con la cloche, ma per un'eleganza innata e un carattere deciso che gli fecero guadagnare il rispetto di tutti. Era determinato, un leader nato. Nel 1939, con l'Europa sull'orlo del baratro, Adriano Visconti conseguì il brevetto di pilota militare. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non iniziò subito come pilota da caccia, la specialità che lo renderà famoso. La sua prima assegnazione fu al 50° Stormo d'Assalto, un reparto specializzato nell'attacco al suolo. La missione? Volare a bassa quota, sfidando il fuoco nemico per colpire obiettivi a terra. Un ruolo pericolosissimo, che richiedeva nervi d'acciaio e una precisione millimetrica. Fu qui che Visconti iniziò a forgiare il suo coraggio. Era ancora un giovane ufficiale pieno di ideali, ignaro che il suo amore per il volo lo avrebbe presto proiettato nel cuore di uno dei conflitti più devastanti della storia, costringendolo ad affrontare scelte che avrebbero segnato per sempre il suo destino. Il suo sogno si stava avverando, ma stava per trasformarsi in un incubo di fuoco e acciaio. Siamo nel giugno del 1940. L'Italia entra in guerra e per il sottotenente Adriano Visconti il battesimo del fuoco arriva quasi subito, nel torrido teatro del Nord Africa. Inviato a Tobruk, si trovò a combattere in condizioni estreme, dove la sabbia del deserto era un nemico tanto quanto gli aerei avversari. I mezzi a disposizione erano spesso inadeguati, come il Breda BA-65, un aereo d'assalto già obsoleto. Volare su quelle macchine contro le forze alleate, meglio equipaggiate, era una sfida quotidiana. Eppure, fu proprio in questa inferiorità che l'abilità di Visconti iniziò a brillare. In missioni di attacco al suolo dimostrò un coraggio e un sangue freddo eccezionali, tanto da meritarsi, in pochi mesi, le sue prime medaglie al valor militare. La sua vera natura, però, era quella del cacciatore.
Nel gennaio del 1941 il suo talento venne finalmente riconosciuto con il passaggio alla caccia, nella 76esima squadriglia del 54esimo Stormo. Qui mise le mani prima sul Macchi C-200 e poi sul ben più performante Macchi C-202 Folgore, uno dei migliori caccia italiani. Fu ai comandi del Folgore che il suo nome iniziò a diventare una leggenda. Nei cieli di Malta e dell'Africa, Visconti si trasformò in un predatore dei cieli. La sua prima vittoria aerea confermata arrivò il 15 giugno 1942, quando abbatté un bombardiere britannico. Da quel momento la sua ascesa fu inarrestabile. Il 13 agosto dello stesso anno, in una sola, furiosa giornata di combattimenti, riuscì ad abbattere ben 2 Supermarine Spitfire, il caccia simbolo della Royal Air Force. Le sue imprese divennero materia di racconto, come quel 29 aprile 1943 nei cieli della Tunisia. Visconti, allora tenente, si trovò a guidare una formazione di appena 12 Macchi C-202 contro circa 60 aerei alleati. Invece di fuggire, li guidò all'attacco. Ne scaturì un combattimento furioso, al termine del quale riuscì ad abbattere personalmente uno Spitfire. Era la dimostrazione pratica del suo credo: attaccare sempre, ovunque, senza curarsi del numero. Pilotava con una calma glaciale, una precisione chirurgica. Era diventato un asso, un titolo riservato ai piloti con 5 o più abbattimenti. Ma Visconti andò oltre, continuando ad accumulare vittorie, medaglie e rispetto. Stava diventando uno dei più grandi assi d'Italia, ma il destino gli stava per presentare una prova ben più difficile di un duello aereo, una scelta che avrebbe spaccato la sua vita, la sua carriera e la sua stessa patria. L'8 settembre del 1943 l'annuncio dell'armistizio piombò sull'Italia come un fulmine a ciel sereno. Per le forze armate fu il caos. Ordini confusi, lealtà divise tra il re, fuggito a sud, e il vecchio alleato tedesco, diventato di colpo un occupante. In quelle ore drammatiche, ogni soldato si trovò solo, di fronte a un bivio. Adriano Visconti, ormai un capitano pluridecorato, fu colto dalla notizia mentre si trovava in Sardegna. Davanti a sé, 3 strade: obbedire al re, tornare a casa o continuare a combattere. Per un uomo come Visconti, forgiato da un rigido codice militare, la resa e il cambio di fronte apparivano come un tradimento. La sua non fu tanto una decisione politica, quanto una scelta d'onore. Sentiva di non poter abbandonare l'alleato a fianco del quale aveva combattuto, né voltare le spalle alla memoria dei compagni caduti. Ma soprattutto lo animava una motivazione profonda: continuare a difendere le città del nord Italia dai bombardamenti a tappeto degli alleati. Per Visconti la guerra non era finita. La sua patria era ancora sotto attacco e il suo dovere di soldato era difenderla. La sua decisione si tradusse in un'azione quasi romanzesca. Rimasto senza ordini, insieme a un pugno di uomini fedeli, decise di raggiungere il nord per unirsi alle forze della neonata Repubblica Sociale Italiana. Un episodio leggendario racconta che Visconti e altri 10 uomini si imbarcarono su 3 caccia monoposto, stipandosi negli abitacoli per raggiungere Guidonia, vicino a Roma, e da lì proseguire verso nord. Appena arrivato, rispose all'appello per la creazione della nuova Aeronautica Nazionale Repubblicana. La sua fama lo precedeva. Il suo nome, quello dell'asso che aveva sfidato gli Spitfire, divenne un richiamo. Molti piloti, incerti, scelsero di arruolarsi proprio perché c'era Visconti. La sua presenza era una garanzia di competenza e serietà. Fin da subito mise in chiaro un punto fondamentale: i suoi reparti avrebbero avuto un unico scopo: la difesa aerea. Nessuna partecipazione alla guerra civile. La sua era una guerra contro gli aerei nemici che bombardavano la sua terra, non contro altri italiani. Quella scelta, compiuta in nome dell'onore, lo avrebbe però posto dalla parte sbagliata della storia, un percorso che lo condurrà dritto verso il suo tragico epilogo. Nell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, il carisma di Adriano Visconti trovò la sua massima espressione. Divenne la figura di riferimento. Promosso maggiore per meriti di guerra, gli fu affidato il comando del reparto da caccia più importante, il primo gruppo caccia Asso di Bastoni.
Sotto la sua guida, il gruppo divenne un'unità d'élite, un mix di veterani che lo avevano seguito e di giovani piloti pieni di ardore. La loro missione era ai limiti dell'impossibile, difendere i cieli del nord Italia dall'offensiva aerea alleata. Ogni giorno i piloti dell'asso di bastoni decollavano con i loro caccia per affrontare formazioni di centinaia di bombardieri pesanti scortati da sciami di caccia P-51 Mustang e P-47 Thunderbolt. Erano quasi sempre in inferiorità numerica schiacciante, a volte 20 contro 1. Eppure combattevano con una ferocia inaudita. Il primo gruppo, sotto Visconti, divenne l'incubo dei bombardieri americani, infliggendo perdite significative, con 113 vittorie aeree confermate per il gruppo. Visconti non era un comandante da scrivania. Guidava i suoi uomini in ogni missione. Il suo stile di comando era un misto di autorevolezza e profonda umanità. Si preoccupava per ciascuno dei suoi piloti, soffrendo per ogni perdita. Una leggenda, mai provata, ma che la dice lunga sulla sua fama, vuole che spesso attribuisse le proprie vittorie ai commilitoni caduti in azione, per far sì che le loro famiglie potessero ricevere il premio in denaro previsto. Questa lealtà si manifestò in modo eclatante quando i comandi tedeschi tentarono di integrare forzatamente i reparti italiani nella Luftwaffe. La reazione di Visconti fu immediata e furiosa. Si oppose con fermezza, vedendo in quell'atto un'umiliazione. Arrivò a ordinare ai suoi specialisti di sabotare alcuni aerei per impedirne la requisizione. Fu un atto di aperta insubordinazione contro l'alleato tedesco, un gesto che dimostrava per chi stesse combattendo, non per la Germania, ma per l'onore di un'aviazione e di una nazione che sentiva ancora sue. Nell'aprile del 1945 la guerra in Italia è agli sgoccioli. Per il primo gruppo caccia Asso di Bastoni la situazione è disperata. Il carburante scarseggia, i velivoli sono logori. L'ultima missione documentata di Visconti è del 19 aprile. Pochi giorni dopo, con la fine ormai certa, Visconti si trova di fronte all'ultima decisione, la resa. Il suo unico obiettivo è salvare la vita dei suoi circa 1000 uomini, bloccati nella loro base di Gallarate. Il 29 aprile 1945 viene siglato un accordo formale di resa. A controfirmarlo ci sono rappresentanti partigiani, tra cui il futuro sindaco di Milano, Aldo Agnasi. Il patto è chiaro: onore delle armi e incolumità per tutti gli ufficiali, che sarebbero stati trattati come prigionieri di guerra. Per Visconti è la garanzia che il sangue dei suoi uomini non sarebbe stato versato. Con la promessa di quell'accordo, gli ufficiali del gruppo vengono trasferiti a Milano, nella caserma del Savoia Cavalleria, ora presidiata da brigate partigiane. Qui il patto viene subito violato. Gli ufficiali vengono disarmati. L'atmosfera è carica d'odio. Verso le 2 del pomeriggio, un partigiano ordina a Visconti di seguirlo. Il suo fedele aiutante, il sottotenente Valerio Stefanini, insiste per accompagnarlo. Visconti, ancora fiducioso, acconsente. Poco dopo, il silenzio del cortile è squarciato da una raffica di mitra. Secondo le testimonianze, Adriano Visconti e Valerio Stefanini vengono colpiti alle spalle. Caduti in ginocchio, sono finiti con un colpo di pistola alla nuca. È un'esecuzione a sangue freddo. L'identità di chi sparò non è mai stata accertata con certezza. Alcune testimonianze parlano di un partigiano sovietico, ma le versioni rimangono non confermate. I corpi vengono gettati in una fossa comune improvvisata. Solo il tempestivo arrivo di ufficiali inglesi e carabinieri salverà gli altri prigionieri da una sorte simile. L'ultimo volo di Adriano Visconti non si è concluso in un duello nei cieli, ma in un cortile di Milano, tradito da quell'Italia per cui, a modo suo, aveva combattuto fino all'ultimo. La morte di Adriano Visconti è una delle pagine più oscure della Liberazione, simbolo delle violenze che segnarono la fine della guerra civile. L'uomo che aveva affrontato i migliori piloti del mondo, pluridecorato con numerose medaglie d'argento e di bronzo e la croce di ferro tedesca, venne ucciso senza un processo, in spregio a un accordo formale. Fu un eroe o un soldato che scelse la parte sbagliata? Forse è impossibile separare il valore del soldato dalle sue scelte, soprattutto in una guerra fratricida. Visconti non fu un politico, né un fanatico.
Fu un militare che, nel caos dell'8 settembre, interpretò l'onore e la lealtà in modo diverso da altri, scegliendo di continuare a combattere per difendere la sua gente. Per anni, sulla sua figura è calato una sorta di oblio forzato. Eppure, mentre in Italia il suo nome veniva sussurrato con imbarazzo, all'estero, tra gli storici dell'aviazione e persino tra i suoi ex nemici, la sua abilità di pilota non è mai stata dimenticata. La sua storia non offre risposte facili. Ci lascia piuttosto con un interrogativo sull'onore, la lealtà e il significato della parola patria in un'Italia spezzata. La tragica fine di Adriano Visconti non è solo la storia di un asso dell'aviazione, ma è lo specchio di una nazione costretta a fare i conti con le proprie ferite, ferite che forse non si sono mai completamente rimarginate. Se storie di eroi dimenticati come Adriano Visconti ti appassionano, iscriviti al canale e dimmi la tua nei commenti. La memoria è un dovere e ogni storia, anche la più controversa, merita di essere raccontata.